pittore, autore di stampe e disegnatore, Camille Pissarro nacque nelle Indie occidentali, in un'isola delle Antille, allora appartenenti alla Danimarca. Qui i suoi genitori, padre ebreo e madre creola, avevano un emporio ben avviato. La sua educazione si svolse in collegio a Parigi, ma ritornò successivamente nei Caraibi e si stabilì in Francia solo nel 1855. Pissarro iniziò come autodidatta, ma studiò poi all'École des Beaux-Arts e all'Académie Suisse e realizzò copie dal vero al Louvre. Nel 1859 incontrò Monet e con lui divenne una figura centrale dell'impressionismo. Pensate infatti che Pissarro fu il solo artista che espose a tutte le 8 mostre degli impressionisti e fu rispettato come un padre dagli altri colleghi. In effetti aveva 10 anni in più rispetto agli altri membri del gruppo. Durante la guerra franco-prussiana del 1870-71, Pissarro raggiunse Monet in Inghilterra, dove conobbe il mercante d'arte Durand Ruel, che gli comperò 2 tele. Nel 1872 si trasferì a Pontoise, dove insegnò a Cézanne come dipingere all'aperto. Dal 1874 visse in Normandia, anche se dobbiamo dire che l'artista continuò a viaggiare molto. A capo di una numerosa famiglia, Pissarro ebbe gravi difficoltà finanziarie nel 1878 e per la prima volta il suo naturale ottimismo fu scosso. Ma le cose cambiarono gradualmente anche grazie al mercante Durand Ruel, che gli dedicò una mostra che ebbe un certo successo presentandolo a un pubblico più vasto. Nel 1885 incontrò Seurat e per un certo periodo sperimentò la nuova tecnica pittorica del puntinismo. Verso il 1890 ritornò allo stile impressionista ma con pennellate più libere. Da questo momento Pissarro cominciò a guadagnare molto e verso la fine della sua vita raggiunse un successo notevole tra Germania, Stati Uniti e Francia. Dal 1895 però Pissarro dovette fare i conti con la vecchiaia. Un peggioramento alla vista gli impedì di continuare a dipingere all'aperto e così molte delle sue ultime opere sono scene urbane di Parigi e di altre città, fissate dalla finestra di un albergo o di una pensione. Dobbiamo anche aggiungere che Pissarro non fu solo un abile paesaggista, dipinse infatti molti soggetti, compresi ritratti, nature morte e scene di genere. Oltre a dipinti e disegni, produsse moltissime stampe e si cimentò in varie tecniche, a volte mescolandole. Un artista sempre interessato a tutte le tecniche nuove. Pissarro ebbe ben 5 figli pittori. Il più importante di questi fu Lucien, che prese parte anche all'ultima mostra degli impressionisti e partecipò con Seurat al secondo Salon des Indépendants. Lucien fu un importante illustratore e si trovò a dirigere una delle migliori case editrici d'arte di quegli anni, tra il 1894 e il 1914, la Héragny Press. A sua volta Lucien Pissarro ebbe una figlia di talento che portò avanti il genere artistico di famiglia. Orovida Pissarro fu pittrice e autrice di stampe molto apprezzata. Si concentrò principalmente su soggetti animali e prese le distanze dallo stile impressionista e post-impressionista di suo padre e di suo nonno. Se il video ti è piaciuto lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!